Benvenuti in un nuovo video. Dopo quasi un anno dalla nostra partenza per il Grande Nord, finalmente pubblichiamo il video sui costi, quanto ci è costato stare 86 giorni con il van nel Nord Europa. Per farlo abbiamo deciso di venire in un posto che ci ricordasse un po' i paesaggi che abbiamo visto in questi 3 mesi quasi nel nord. E infatti siamo a Montespluga, provincia di Sondrio. Vi faremo un po' vedere anche questo posto perché per chi è in zona secondo noi è un'ottima idea per un weekend. E poi ci vediamo sul van per entrare nel vivo dei costi. Eccoci rientrati nella nostra zona serietà, qui registriamo video che riguardano soldi. No, se qualcuno non ha visto che abbiamo registrato anche il video su quanto abbiamo speso per la nostra camperizzazione che vi lasciamo qui. E quindi niente, rientriamo qui e parliamo di quanto ci è costato vivere 86 giorni con il van nel nord Europa. Per chi non ci conosce, per chi non sa cosa abbiamo combinato, l'anno scorso da fine giugno a fine settembre abbiamo vissuto in Nord Europa per 86 giorni col nostro van. Siccome vogliamo essere precisi e dettagliati, parliamo di 86 giorni e non di 3 mesi perché ci sono state alcune situazioni in cui siamo dovuti rientrare in Italia e ovviamente siamo rientrati in aereo e quindi i costi di cui vi andremo a parlare comprendono solo i costi del viaggio in Nord Europa in van e non comprendono nessun tipo di costo tipo l'aereo o rientro a casa, nulla di tutto ciò. Prima di parlare di soldi e di dinero volevamo un attimo riassumervi il viaggio che abbiamo fatto. Allora siamo partiti dall'Italia, abbiamo raggiunto la Svezia passando dalla Svizzera, Austria e Germania e Danimarca. Abbiamo raggiunto la Svezia tramite la Danimarca e i suoi 2 famosi ponti. In Svezia siamo stati per lo più nella zona sud, abbiamo raggiunto poi velocemente la Lapponia svedese per poi spostarci in quella finlandese e da lì dritti verso Helsinki a fare qualche giorno ad Helsinki nella capitale finlandese. Poi siamo andati dritti verso Capo Nord in Norvegia, da lì siamo andati verso l'isola Lofoten dove abbiamo passato veramente tanto tempo perché ce ne siamo innamorati. Poi da lì abbiamo preso il traghetto che ci ha riportato sulla terraferma a Bodo e da Bodo siamo andati dritti verso il sud della Norvegia, abbiamo fatto qualche tappa lì e poi da lì traghetto, Danimarca abbiamo fatto qualche tappa, poi abbiamo cambiato il giro di rientro, abbiamo fatto una piccola tappa in Olanda e poi da lì dritti verso l'Italia. Ovviamente i costi che vi andremo a presentare comprendono, diciamo, la tratta Italia-Svezia e Danimarca-Italia perché ovviamente fa parte del viaggio e non avrebbe senso escluderli, in modo tale che possiate avere un quadro generale di tutti i costi, sia per raggiungere che per viverci. Poi ovviamente si può fare anche una tratta molto più filata rispetto a quella che abbiamo fatto noi, però appunto qua vi presentiamo la nostra situazione personale, quindi ci teniamo a far presente che abbiamo fatto anche delle tappe prima del Nord Europa, ma diciamo che i costi più ingenti, per questo non abbiamo fatto suddivisione, sono stati proprio nel Grande Nord. Partiamo dai pro, la parte bella, e ovviamente ci riferiamo a viaggio in camper e van, non altri tipi di viaggio. Sicuramente il pro più grande è la libera, sempre possibile, in questi 3 paesi. Infatti secondo noi è una delle mete migliori da scegliere per fare un viaggio in camper, perché la libera appunto è sempre possibile. Sono rarissime le occasioni in cui abbiamo visto magari parcheggi in cui non si poteva dormire la notte, stare la notte, ma non era mai non si può dormire con il camper, ma magari qui in questo parcheggio neanche le macchine possono sostare di notte. Per il resto ci sono delle piccole regole molto semplici: non si può campeggiare a meno di 150 metri da abitazioni e non bisogna lasciare sporco o fare casino, ma questo penso che sia un po' generico. Esatto. Passando invece al contro, che penso un po' sappiate, è sicuramente il costo della vita. Sono 3 paesi molto in alto nella classifica europea dei paesi dove la vita costa di più. La Norvegia penso sia al primo posto, subito dopo la Svezia. La Finlandia è un po' più sotto perché essendo passata all'euro, diciamo che non ci siamo trovati malissimo. Quindi questo è anche il motivo per cui stiamo registrando questo video. Penso sia utile, essendo che la fama è un po' dei paesi costosi, far capire quanto effettivamente sono stati costosi, specificamente
specificando però che questa è la nostra esperienza personale e che abbiamo cercato veramente di tenere il budget basso, quindi poi ovviamente va un po' in base anche all'esperienza che vuole vivere ciascuno. Bando le ciance, adesso parliamo di numeri, un po' di ciccia qua ci vuole. Per semplificare questo video abbiamo deciso di suddividere un po' il bilancio di questo viaggio in macro categorie. Partiamo subito col botto. Esattamente, la prima proprio è quella più alta in assoluto, infatti è più della metà del costo totale del viaggio e ovviamente è il carburante. Nel totale che andremo a dirvi c'è ovviamente compreso anche il carburante che ci è servito per raggiungere il Grande Nord e per poi ritornare a casa, perché ovviamente non aveva senso escluderlo. E un altro, dettaglio di cui volevamo parlarvi è il fatto che, come è risaputo da tutti, in Nord Europa la benzina costa veramente tanto, il carburante costa davvero tanto, infatti noi non abbiamo trovato nulla sotto i 2 euro una volta arrivati in Svezia. Ci aspettavamo anche una volta di essere arrivati in Norvegia di pagare ancora di più, invece per assurdo il costo più alto l'abbiamo trovato in Svezia e abbiamo pagato circa 2,50 euro al litro, che è stata veramente una mazzata, però in Norvegia tutto sommato ce la siamo cavata con un pochino meno, ma comunque troppo. Diciamo che sempre troppo. più di 2, a parte appunto prima di arrivare nel Grande Esatto. Nord, che siamo riusciti a trovarla a 1,8. E il totale di questa voce è di 2.530,57 euro. E dopo aver sganciato questa bomba passiamo a un'altra categoria che diciamo sicuramente un po' meno ingente ed è il cibo. Poi intendiamo quindi solo la spesa e non le uscite al ristorante. Di spesa abbiamo speso in totale 738,96 euro. Diciamo che siamo molto soddisfatti, avevamo fatto un bilancio prima di partire perché ovviamente prima di partire ci eravamo fatti una sorta di idea e per capire se sforavamo il nostro budget. Siamo soddisfatti, pensavamo di spendere molto di più, il cibo costa veramente tanto al supermercato. L'unico modo secondo noi per riuscire a tenere la spesa così bassa è passarci veramente almeno un'ora ogni volta che si va a fare la spesa. Questa per esempio è la nostra esperienza. Io quando entravo a fare la spesa stavo un'ora, a volte anche un'ora e mezza a far passare tutte le offerte. Ci sono proprio zone nei supermercati dove ci sono i prodotti in scadenza, quindi scontati. Questo è stato uno dei pochi modi e ovviamente adattarci a ciò che costava meno. La frutta e la verdura erano... A volte le prendevamo perché comunque per avere una dieta un po' bilanciata, Esatto. ma sono le cose che abbiamo trovato un po' più costose. Quindi questo è un po' il nostro consiglio. Oltre a questo vi possiamo consigliare secondo noi quali sono i supermercati migliori in ognuno dei 3 stati. In Svezia e Finlandia c'è la Lidl e quindi sicuramente andremo di quella. In Norvegia ci hanno detto che c'era ma l'hanno dovuta chiudere perché nessuno si fidava del prezzo così basso, parlo di local. E quindi vi possiamo consigliare Rema 1000, Joker e Kiwi. Comunque la Norvegia preparatevi perché rimane la più cara a livello di supermercati. Le prossime 2 categorie sono 2 voci che già dal principio, quando stavamo organizzando questo viaggio, avevamo deciso di tenere molto basse, molto low budget, e sono il ristorante e il shopping. Per il ristorante abbiamo speso la cifra di 136,41 euro e in questa voce sono comprese quelle rarissime volte in cui siamo usciti a mangiare, che sono state prettamente nel ristorante dell'Ikea, perché consiglio, sono super comodi. Se volete uscire a mangiare spendendo poco in Nord Europa, l'Ikea è la soluzione migliore perché ha gli stessi prezzi che qua, quindi a testa ti costa 6-7 euro un pasto completo, quindi è veramente oro in Nord Europa. Quelle volte che magari siamo stati nelle capitali, in qualche città, che volevamo mangiare qualcosa fuori e non tornare sul mezzo a pranzare perché magari era anche scomodo, parcheggiato lontano, ci siamo fermati a mangiare nei fast food, detto proprio terra terra. So che non è una cosa che si fa quando si viaggia, però per viaggi di questo tipo, soprattutto quando sai che sarai via tanto, come nel nostro caso 86 giorni, capite che bisogna un attimo cercare di bilanciare le spese e le uscite, e noi abbiamo deciso che, avendo a disposizione appunto la cucina, di uscire veramente poco a mangiare. Avevamo delle priorità e non era, per quanto amiamo mangiare, provare cucine, e di solito lo facciamo quando facciamo dei viaggi brevi, così, e in paesi dove davvero costa tutto molto, il cibo non è stata la nostra priorità, e comunque l'Ikea sono piatti tipici svedesi, quindi infatti non sbagliate, sicuramente no. non sbagliate. Per quanto riguarda il shopping invece abbiamo speso 43,98 euro, veramente pochissimo. Sì. E dove? E soprattutto dove? All'Ikea, ovviamente, sempre all'Ikea, ma perché avevamo bisogno di 2 o 3 cose per il van, ci siamo accorti che c'erano delle mancanze e quindi abbiamo acquistato 2 o 3 cose molto veloci, però le abbiamo acquistate all'Ikea in Svezia, quindi è una cosa che bisogna raccontare, bisogna farla per forza. E poi abbiamo preso qualche souvenir qua e là, qualche vestito ad Helsinki, tipo formaggio nei Paesi Bassi, ma veramente qualche decina di euro, nulla di più. Passiamo a un'altra voce abbastanza sostanziosa, ovvero quella che comprende autostrade, bolli delle autostrade, parcheggi,
ponti a pagamento per raggiungere il nord Europa, quindi un po' questa macro categoria. Abbiamo speso 646,55 € e ci teniamo a soffermarci un attimo sui diversi paesi per quanto riguarda le autostrade. In Svezia e in Finlandia le autostrade sono gratuite, ci sono solo alcuni ponti, gallerie o piccoli passaggi che sono a pagamento. Noi ne abbiamo preso uno solo, era un ponte se non sbaglio, e abbiamo speso 86 centesimi in totale per girare la Svezia. Quindi direi niente. Finlandia non abbiamo speso nulla, sì. Mentre in Norvegia anche lì di base le autostrade sono gratuite, ma ci sono alcuni tratti a pagamento e avendola attraversata tutta il costo totale per noi è stato di 75 €. Un consiglio importante che vi diamo è prima di partire di iscriversi sulla pagina dell'e-Pass, una piattaforma che appunto vi permette di inserire la targa e un metodo di pagamento, e poi non ci saranno mai caselli, ma semplicemente vi verrà letta la targa e vi arriverà su questa piattaforma il totale di quanto avete speso, che viene direttamente scalato dalla carta. Diciamo che da un lato è comodo e veloce perché non ci siamo mai fermati a nessun casello, dall'altro è stato davvero difficile capire quanto stavamo spendendo, infatti l'abbiamo scoperto alla fine, tra l'altro un mese dopo il nostro rientro, perché è più o meno sempre un mese dopo arriva il costo. Quindi pro e contro di questa cosa, però ecco, è da fare, quindi ve lo consigliamo. Altra voce di questa macro categoria è appunto raggiungere dalla Danimarca i 3 paesi del nord. All'andata, come vi diceva prima Fabri, abbiamo preso 2 ponti e questi 2 ponti per arrivare in Svezia ci sono costati 100 € circa. Al ritorno eravamo in Norvegia e più precisamente a Larvik abbiamo deciso di prendere il traghetto per la Danimarca e noi due più il van ci è costato 150 €, quindi più o meno sui 100-150 per arrivare dalla Danimarca ai paesi del nord. Le ultime 3 voci che rimangono sono altre abbastanza irrisorie, una su tutti è quella riguardo alle lavatrici, perché in 86 giorni l'abbiamo fatta 2 volte e vogliamo subito dire non è che siamo dei lerci che non ci laviamo assolutamente, ma siamo partiti con abbastanza vestiti e alla fine ci siamo accorti che era troppa roba, però su questo lato ci è venuto incontro. Infatti l'abbiamo fatta 2 volte, una di queste eravamo diciamo per un lavoro in un hotel che ci ha messo a disposizione la sua lavatrice, quindi abbiamo lavato la qualunque. L'altra volta invece ci siamo appoggiati alle classiche lavanderie self-service e abbiamo speso 8 € per fare lavaggio e anche asciugatura, se non ricordo male, quindi sì, tutto sommato abbastanza comodo e economico. Un'altra voce che ha fatto parte del nostro viaggio, ma in minima parte, sono stati diciamo lo svago, gli ingressi magari a pagamento per qualcosa in particolare, e abbiamo speso 124,93 €. In questa voce sono compresi 3 ingressi, mettiamola così. Uno che è l'Ice Hotel, che si trova nel Lappogno svedese, che è molto particolare, suggestivo e va visto, ve lo consigliamo. Sempre nel Lappogno svedese il villaggio Sami, che è un villaggio abbastanza tipico, che è un museo a cielo aperto, anche questo ve lo consigliamo, si trova sempre nelle zone di Kiruna. Il terzo costo riguarda, ovvio, non puoi non farlo e andare a trovare Babbo Natale, in Lapponia finlandese a Rovaniemi. Lì abbiamo preso qualche souvenir, abbiamo spedito le cartoline. Esatto, ci siamo spedite le cartoline, ma non abbiamo per esempio però preso la foto e i video che ti fanno comprare quando visiti Babbo Natale. Raddoppiato. Esatto, il costo sarebbe raddoppiato, quindi per noi non ne valeva la pena, però vedete voi, non costa poco, giusto per anticiparvelo, però informatevi. Comunque è tosto entrare nel villaggio di Babbo Natale e non prendere niente perché è molto turistico e sono tutti, cioè la casa di Babbo Natale e poi solo negozi. Souvenir. Quindi noi abbiamo speso ancora poco per quello che si poteva spendere. L'ultimissima voce, e poi vediamo il totale di questo viaggio, riguarda diciamo l'internet, perché come sapete o come non sapete, una volta fuori dal territorio italiano i dati magari del vostro telefono sono molto limitati, cioè se per esempio avete 30 giga non avrete mai 30 giga al di fuori dell'Italia, ma veramente pochi, 5-6 giga. Quindi stare in giro così tanto tempo con così pochi giga, soprattutto per noi che lavoriamo online, non era sostenibile ovviamente. Quindi abbiamo preso un router con una SIM con 1200 giga al mese che ci permetteva di utilizzare appunto la connessione dati in tutta Europa, la possibilità di lavorare e stare sereni sotto quell'aspetto che per noi era essenziale, magari per qualcuno di voi non è esatto, non serve. Era diciamo abbonamento mensile e noi abbiamo speso un totale di 157,52 €. Arriviamo quindi alla cifra finale. Per 86 giorni nel Nord Europa abbiamo speso, in due ovviamente, 4.386,92 €. Questo vuol dire che in 86 giorni noi abbiamo speso una media di circa 51 € al giorno in due, quindi circa 25-50 € a testa.
Diciamo che è esattamente più o meno quello che ci eravamo aspettati e prefissati. Siamo stati bravissimi. Siamo stati bravissimi. Non è semplicissimo tenere il budget così basso, vanno presi degli accorgimenti come alcuni di quelli che vi abbiamo citato, però siamo molto soddisfatti e per tirare un po' le somme, secondo noi è assolutamente un viaggio da fare e come l'abbiamo fatto noi non intendiamo a livello di totale di giorni, perché ovviamente dipende anche dal tipo di lavoro che si svolge, però è sicuramente uno dei metodi migliori, nonostante sia lunga la traversata, avere il proprio mezzo già con sé è veramente più economico. Più economico, esatto. Più economico rispetto che magari a noleggiarlo là o fare... Soprattutto in alcune zone, per esempio abbiamo incontrato 2 ragazzi che erano arrivati per girare le Lofote in una decina di giorni e già la loro noleggio auto era molto vicino al nostro budget, nel senso soprattutto era agosto, alcune cose diventano veramente dispendiose e quindi avere il proprio van e poter risparmiare su alcune voci come appunto magari l'hotel o anche il ristorante è essenziale. Come vi dicevamo prima, uno dei contro di questa zona del nord Europa è il costo della vita. Ci teniamo a precisare che intendiamo per chi arriva come turista, perché per chi ci vive e lavora lì è veramente tutto perfetto e nella norma. Però esatto, come turisti vanno presi degli accorgimenti se il budget non è troppo elevato. Si conclude qui il bilancio generale di questo nostro viaggio nel nord Europa. Speriamo che vi sia utile e vi tornerà utile magari in futuro se volete anche voi intraprendere un'esperienza del genere, e vi consigliamo di farla prima o poi. Sappiamo che non è semplice organizzarla, programmarla, costi, quant'altro, ma fatelo assolutamente. Se avete domande, dubbi, perplessità, lasciateci nei commenti, saremo molto contenti di aiutarvi, e soprattutto se anche voi avete fatto un'esperienza di questo tipo, un viaggio come questo, e volete condividerlo, siamo molto contenti di leggervi. Fateci anche sapere nei commenti se vi aspettavate questa cifra o se secondo voi è tanto, poco, insomma siamo interessati a capire dall'esterno com'è questa cifra, come sembra. Ora chiudiamo tutto, usciamo a goderci le ultime luci di questa giornata, ma prima di uscire vi diciamo di iscrivervi al canale, arriveranno altri video del Sudafrica, ma poi arriveranno tanti video di van life, perché cosa faremo? Tra poco spediremo il nostro van oltreoceano. Dall'Italia si farà un bel viaggetto verso l'America. Da solo ovviamente, non saremo sulla Noi no. Anche qui fateci sapere se vi interessa l'argomento, se vi interessa sapere come faremo, lo stiamo ancora capendo, però almeno ci facciamo già un'idea se vi potrebbe interessare un video su come abbiamo organizzato stiamo organizzando questa spedizione. Esatto, lasciate domande nei commenti che magari poi le raccogliamo tutte, facciamo un video, un Q&A, rispondiamo un po' di domande che avete. Quindi preparatevi a tanta van life dall'altra parte dell'oceano. Sei pronto? Sì, però c'ho fame io adesso, vorrei mangiare.